C'è una ruota che gira senza sosta nel profondo del Tartaro. Non è fatta di metallo o legno, ma di fuoco puro. E a essa è legato un uomo, un re che un tempo sedeva alla mensa degli dei. Il suo nome è Issione e il suo crimine è tanto semplice quanto imperdonabile. Ha tradito la fiducia di Zeus. Oggi ti racconto la sua storia, una parabola sull'ingratitudine che attraversa generazioni, dando origine ai centauri e a un ciclo infinito di colpa e punizione. Perché, come verremo a sapere, alcune catene non possono essere spezzate e alcune ruote non cessano mai di girare. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast, Giacomo e Sisifo Felice. Grazie anche a Denise, Dalila e Ferdinando, ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Maria Chiara e Jimbo. Infine ad Alessia, Raul e Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 221. Issione. Baciare una nuvola, bruciare per sempre. Immagina un uomo legato ad una ruota avvolta dalle fiamme che gira senza sosta eternamente nelle profondità più oscure del Tartaro. Il fuoco lambisce la sua carne, ma non la consuma mai completamente, perché nel regno della punizione eterna persino il sollievo della distruzione è negato. La ruota gira inesorabile e mentre rotea trasporta con sé l'uomo che osò desiderare ciò che agli umani è proibito, l'uomo che tradì la fiducia non di un amico qualunque, ma del re degli dei in persona. Sto parlando di Issione, il terzo abitante del Tartaro che incontriamo nel nostro viaggio attraverso gli abissi della punizione divina. Non lontano da lui, come ti ho raccontato nelle scorse puntate, Tantalo allunga invano le mani verso acqua e frutti che continuamente si sottraggono, mentre Sisifo prosegue nel suo compito di spingere inutilmente il masso super il pendio. La storia di Issione rappresenta qualcosa di diverso, qualcosa di ancora più terribile. Perché se Tantalo agisce per vanagloria e Sisifo sfida gli dei con la sua astuzia, Issione commette il peccato che per i greci è il più imperdonabile di tutti, l'ingratitudine. Tradisce chi gli ha offerto aiuto, viola il sacro vincolo dell'ospitalità, trasforma il dono ricevuto in occasione di oltraggio. Se ti è mai capitato di tendere la mano a qualcuno per poi scoprire che questa persona ha usato il tuo aiuto contro di te, allora puoi intuire in parte cosa prova Zeus di fronte al tradimento di Issione. E forse capirai perché la sua condanna sia così esemplare, così dura, così terribilmente adeguata al crimine commesso. È interessante come si sviluppa questa storia, poiché la caduta di Issione, come tutte le grandi tragedie, comincia con una scintilla apparentemente innocua, che divampa poi in un incendio impossibile da estinguere. In una terra aspra come le sue montagne, la Tessaglia, alle pendici del Monte Pelio, vive un popolo fiero e bellicoso, i Lapiti. Il loro re è Issione, figlio di Flegias o, secondo altre fonti, dello stesso Ares, il dio della guerra. Che sia davvero figlio di un dio o solo un mortale di sangue nobile,
Issione gode comunque di tutti i privilegi che la sua posizione gli garantisce: un regno prospero, soldati valorosi, un palazzo magnifico che si erge in cima a una collina dominando la valle sottostante. Apollodoro ci racconta che alla sua corte si respira un'aria di grandezza. I pavimenti sono intarsiati con legni pregiati portati da terre lontane, le colonne rivestite di oro e di avorio. Non mancano pittori e poeti che cantano le sue gesta, forse esagerandole un po', come spesso accade con i potenti. E in effetti Issione fino a quel momento non ha compiuto nessuna impresa davvero degna di memoria. Non ha sconfitto mostri come Eracle, non ha compiuto viaggi straordinari come Giasone, non ha fondato città come Cadmo. Vive semplicemente all'ombra del proprio potere, godendosi quanto la vita e la nascita gli hanno messo a disposizione. Non è particolarmente virtuoso né eccezionalmente malvagio, è un re come tanti, e forse è proprio questo a rendere la sua storia così inquietante. La caduta nell'abisso può iniziare da una vita apparentemente ordinaria. L'occasione per distinguersi arriva quando decide di sposarsi. La sua scelta cade su Dia, la bellissima figlia di Deioneo, un re vicino. Le nozze vengono celebrate con grande fasto, come si conviene alla posizione di entrambi. Il palazzo trabocca di vino e risuona di musica, mentre gli invitati danzano fino all'alba. Dopo le celebrazioni, come vuole la tradizione, Issione promette a Deioneo ricchi doni nuziali, cavalli magnifici, gioielli rari, forse addirittura un piccolo territorio di confine. È qui che il carattere di Issione inizia a rivelarsi, perché questa promessa non viene mai mantenuta. Nonostante i ripetuti solleciti del suocero, il re dei Lapiti temporeggia, inventa scuse, rimanda. Non si tratta di povertà, il suo palazzo continua a brillare di sfarzo, ma di un'avarizia morale, una riluttanza a separarsi da qualsiasi cosa consideri sua. Deioneo, stanco di aspettare, decide di prendere ciò che gli spetta. Si impossessa di alcuni cavalli dalle stalle di Issione, a compensazione del debito non pagato. È un gesto forte, ma non ingiustificato secondo il codice dell'epoca. La reazione di Issione è sproporzionata e rivela un animo vendicativo che fino a quel momento era rimasto nascosto. Non cerca un confronto, non negozia, non porta la questione davanti ad altri re come arbitri, progetta invece una vendetta tanto crudele quanto astuta. Fa scavare una grande fossa nel cortile del suo palazzo e la fa ricoprire con una sottile trama di canne, legni e fronde per renderla invisibile all'occhio. Issione sta creando una trappola mortale. Invita il suocero ad un banchetto di riconciliazione, fingendo di voler finalmente consegnare i doni promessi. Deioneo, ignaro, accetta l'invito. Mentre brinda alla rapacificazione, Issione, con un gesto, ordina ai servi di eseguire il suo comando, riempire la fossa di carboni ardenti. Lui stesso, poco dopo, conduce personalmente il suocero a vedere un presunto tesoro nascosto proprio al di là del cortile. Il suocero cade nella fossa e muore tra atroci sofferenze, bruciato vivo. È qui che Pindaro, nella sua Pitica seconda, pronuncia parole significative. Fu il primo a macchiarsi di sangue familiare tra i mortali. Non è solo un omicidio, ma un delitto aggravato dal legame di parentela, da quel vincolo sacro che unisce suocero e genero. Per i greci è uno dei crimini più gravi, che richiede una purificazione speciale. Chi mai potrebbe purificare un re dall'uccisione di un altro re, per di più suo parente? Comincia per Issione un periodo di esilio morale. Nessun sovrano vuole accoglierlo, temendo di attirare su di sé la contaminazione del suo crimine. Nessun sacerdote osa compiere il rito di purificazione per timore della vendetta divina. La follia inizia ad impossessarsi di lui. Vaga per boschi e colline ed ha visioni. Ovunque vede il volto bruciato del suocero, ovunque percepisce l'odore della carne bruciata. La terra stessa sembra ribellarsi al suo passaggio.
I raccolti inaridiscono, le sorgenti si prosciugano, gli animali fuggono. È un uomo segnato, condannato ad un destino di solitudine e disperazione. Ed è qui, quando tutto sembra perduto, che accade l'impensabile. Zeus stesso, il re degli dei, decide di intervenire. Cosa spinge il sovrano dell'Olimpo ad interessarsi alla sorte di un re macchiatosi di un crimine tanto grave? Le fonti antiche non sono chiare su questo punto. Alcuni suggeriscono che Zeus provi pietà per la condizione di Issione, vedendo in lui la possibilità di un potenziale riscatto. Altri, come Pseudo Apollodoro, più cinicamente ipotizzano che Zeus voglia solo evitare il precedente di un re che muore senza purificazione, temendo che questo possa minare l'autorità regale che lui stesso ha istituito tra gli uomini. Qualunque sia la ragione, il gesto di Zeus è senza precedenti. Non solo lo libera dalla contaminazione del suo crimine, ma lo invita addirittura alla mensa degli dei sull'Olimpo. È un onore mai concesso prima ad un mortale, che nemmeno eroi ben più degni come Eracle o Perseo hanno mai ricevuto. Immagina la scena. Issione sale i gradini del Monte Sacro, scortato da Hermes in persona. Il suo cuore si divide tra il timore e l'orgoglio mentre varca la soglia del palazzo divino, dove l'ambrosia e il nettare scorrono in coppe d'oro, dove l'armonia delle muse risuona tra colonne splendenti, dove il tempo stesso sembra condensarsi in un eterno magnifico presente. Gli dei si dispongono sui loro troni. Zeus lo accoglie con benevolenza, Atena lo osserva con curiosità, Apollo accorda la sua lira. Hera, la regina degli dei, versa il nettare nella sua coppa, con un gesto gentile. E qui, in questo momento di grazia immeritata, in questo istante di perdono e accoglienza divina, inizia la vera, imperdonabile caduta di Issione. Dovrebbe essere pieno di gratitudine, dovrebbe sentirsi onorato al di là di ogni merito, dovrebbe riconoscere il dono immenso che gli è stato fatto, e invece il suo occhio si posa su Hera con desiderio. Non un'ammirazione rispettosa, non un apprezzamento distante per la sua bellezza divina, ma una brama terrena, carnale, immonda. Zeus, che tutto vede, nota questo sguardo. Conosce fin troppo bene quella fiamma negli occhi di un uomo, quella stessa che infinite volte ha acceso il suo stesso sguardo immortale. Solo che ciò che in un dio rappresenta prerogativa divina in un mortale, e peggio ancora in un ospite della mensa celeste, diventa ibris, tracotanza imperdonabile. Per mettere alla prova Issione e dargli una possibilità di redimersi, di abbandonare quello che può essere stato solo un fugace pensiero, Zeus plasma una nuvola e le dà le sembianze di Hera. È Nefele, la nuvola fantasma, la trappola perfetta per chi è accecato dal desiderio e non sa vedere oltre ad esso. Quella notte, mentre gli dei si ritirano nei loro appartamenti celesti, Issione scorge quella che crede essere Hera, apparentemente sola, nei giardini dell'Olimpo. Non sa che è Nefele, non immagina come Zeus stia osservando ogni suo movimento. Si avvicina alla falsa Hera, la approccia con parole melliflue, le racconta di quanto sia bello il suo regno, di quanto sarebbe onorato se accettasse di visitarlo. La nuvola, seguendo il piano di Zeus, finge interesse. Issione, incoraggiato, osa di più. Le prende la mano, la attira a sé, le promette gioielli, le promette templi, le promette sacrifici degni della sua grandezza. In realtà ciò che offre è solo lussuria, desiderio grezzo, fame di possesso. Nefele, arrendevole, si lascia attrarre in una zona appartata del giardino. Qui, tra i cespugli di rose immortali, Issione compie l'irreparabile, abbraccia e possiede quella che crede essere la regina degli dei, la sposa di colui che lo ha accolto e salvato. Diodoro Siculo racconta con precisione la reazione di Zeus. Il re degli dei
Furioso per l'ingratitudine e l'oltraggio, scaglia un fulmine che getta Issione fuori dall'Olimpo. Ma questa non è sufficiente punizione per un crimine tanto odioso. Dall'unione tra Issione e Nefele nasce un figlio, Centauro. Non è né completamente umano né completamente divino, è qualcosa di ibrido, come ibrida è stata l'unione che lo ha generato, a cavallo tra due mondi che non avrebbero dovuto mescolarsi. Cresciuto solitario sul Monte Pelio, Centauro sviluppa un carattere selvaggio e indomito. Le fonti ce lo descrivono come un essere umano, deforme e con una natura violenta e animalesca. Disprezza gli dei che hanno condannato suo padre e non si sente parte neanche della società umana. Vive ai margini, caccia e vaga per le foreste della Tessaglia. Un giorno Centauro incontra e si accoppia con delle cavalle di Magnesia, attratte da lui per uno strano capriccio divino. È da questa unione innaturale che nascono i centauri propriamente detti, creature con il busto e la testa di uomo e il corpo di cavallo. Questi esseri, della forma duale, ereditano dal nonno Issione quella natura duplice che mescola l'intelligenza umana con istinti selvaggi incontrollabili, la capacità di parlare e ragionare con una ferocia primordiale. È importante notare che non tutti i centauri discendono da Centauro, il figlio di Issione. Chirone, il più saggio e giusto tra loro, ha un'origine completamente diversa. È figlio di Crono e della ninfa Filira, che viene posseduta dal dio mentre è trasformato in stallone. Chirone vive in una grotta sul Monte Pelio, dove insegna medicina, musica, astronomia e arte della guerra a molti dei più grandi eroi greci, Achille, Giasone, Asclepio. È l'antitesi di Issione, dove il re dei Lapiti tradisce l'ospitalità. Chirone la incarna nel suo aspetto più nobile, accogliendo e istruendo chiunque si presenti alla sua dimora. All'opposto troviamo Nesso, che rappresenta invece tutti gli aspetti più oscuri dell'eredità di Issione. Lo troviamo come traghettatore sul fiume Eveno, dove usa la sua apparente disponibilità al servizio non per aiutare davvero i viaggiatori, ma per cercare di sedurne le compagne. Quando Eracle si presenta con la giovane sposa Deianira, Nesso intuisce l'occasione. Si offre di traghettarla mentre l'eroe nuota attraverso il fiume. Ma come Eracle si tuffa, rapisce la donna e tenta di violentarla. Eracle, giunto all'altra riva, ode le urla, scaglia una freccia avvelenata con la bile dell'idra di Lerna che trafigge mortalmente Nesso. Il centauro, morendo, compie un ultimo inganno, induce Deianira a raccogliere una fiala del suo sangue, dicendole che è un filtro d'amore con cui potrà riconquistare Eracle se mai dovesse essere attratto da un'altra donna. È una menzogna. Il sangue mescolato alla bile dell'idra è un veleno potentissimo. Quando Deianira, anni dopo, lo usa per intingere una tunica destinata al marito, inconsapevolmente condanna a morte Eracle. Osserva come Nesso ripeta lo stesso schema di Issione. Entrambi rispondono ad un atto di fiducia con l'inganno. Nesso, incaricato di un compito di assistenza, lo trasforma in un'occasione per approfittarsi, proprio come Issione trasforma l'ospitalità divina in una opportunità per soddisfare i propri desideri proibiti. Il ciclo si ripete, il sangue chiama sangue, la colpa genera colpa. La stirpe dei centauri continua a portare questo segno. Alle nozze di Pirito, figlio di Issione, secondo alcune fonti, i centauri invitati, ubriachi, tentano di rapire la sposa e le altre donne presenti, scatenando una battaglia feroce. È come se la colpa originaria di Issione, il tradimento dell'ospitalità, si perpetuasse nei suoi discendenti, in forme sempre nuove ma riconoscibili. Ma torniamo ora ad Issione, folgorato, che sta precipitando dal cielo. Zeus lo ha scagliato giù dall'Olimpo, ma questo per Issione è solo l'inizio. Per un crimine tanto grave, la semplice morte non è una punizione sufficiente.
Il re degli dei incarica Hermes di legare Issione ad una ruota fatta di fuoco, destinata a girare per sempre. Secondo alcune versioni, come quella di Apollodoro, questa ruota viene inizialmente scagliata attraverso il cielo, dove gira senza sosta, lasciando una scia infuocata. Ma la maggior parte delle fonti colloca questa ruota direttamente nel Tartaro. È là, nel Tartaro, ci dice lo pseudo Apollodoro. Nel Tartaro, Issione proclama a tutti questo insegnamento: dovete mostrare gratitudine ai vostri benefattori. Ancora una volta la punizione è perfettamente calibrata sulla colpa. La ruota che gira senza fine rispecchia la natura ciclica, ripetitiva dell'ingratitudine di Issione, prima verso il suocero, poi verso Zeus stesso. Come in una spirale discendente, ogni crimine lo porta a commetterne uno peggiore, senza mai riconoscere il proprio errore, senza mai mostrare pentimento. Ma c'è di più. Issione è legato e immobilizzato, proprio come ha tradito la fiducia che gli altri avevano riposto in lui. È condannato a girare per sempre, come il suo desiderio colpevole continuerebbe a vagare in cerca di nuovi oggetti. Il fuoco della ruota brucia ma non consuma, proprio come la passione illecita consuma l'anima senza mai trovare soddisfazione. Quando Odisseo nel suo viaggio nell'Ade incontra i grandi peccatori puniti dagli dei, vede Tantalo con la sua fame e sete inestinguibili, Sisifo con il suo masso che rotola sempre a valle, ma di Issione dice solo che soffre tormenti terribili. È come se la sua punizione fosse troppo terribile persino da descrivere, o forse perché riguarda una colpa, l'ingratitudine, che riscuote poca simpatia. La storia di Issione riecheggia potentemente attraverso i secoli perché tocca uno degli aspetti più vulnerabili della psiche umana, il rapporto tra gratitudine e ingratitudine, tra riconoscenza e tradimento. Seneca nel De Beneficiis scrive: l'ingratitudine è il più grande dei vizi, perché rende impossibile qualsiasi vera comunità tra gli uomini. In un mondo in cui tutti tradissero la fiducia ricevuta, in cui ogni dono fosse ripagato con un abuso, nessun legame potrebbe resistere, nessuna società potrebbe prosperare. Eppure, a un livello più profondo, il mito di Issione ci parla anche del desiderio umano di superare i propri limiti, di raggiungere ciò che è proibito. Proprio in questo senso la sua figura si avvicina a quella di Prometeo o di Aracne. Tutti sfidano in modi diversi il confine tra umano e divino, ma mentre Prometeo lo fa per amore dell'umanità e Aracne per orgoglio artistico, Issione agisce solo per brama e ingratitudine. Ed è questo che rende il suo crimine imperdonabile. Mi chiedo se oggi, in un'epoca in cui l'individualismo sembra prevalere sui legami comunitari, Issione non sia diventato una figura stranamente familiare. Quante volte assistiamo a tradimenti della fiducia pubblica, a ingratitudine verso chi offre aiuto, a una cultura che sembra premiare l'appropriazione senza restituzione. La ruota di Issione continua a girare nel profondo del Tartaro, ma forse continua a girare anche nella nostra società, ogni volta che dimentichiamo il valore della gratitudine, ogni volta che tradiamo chi ci ha teso una mano. Jean-Paul Sartre, nel suo dramma A porte chiuse, fa dire a uno dei suoi personaggi la celebre frase: l'inferno sono gli altri. Il mito di Issione ci suggerisce invece un'interpretazione diversa. L'inferno è ciò che creiamo quando non riconosciamo il valore dell'altro, quando trasformiamo il dono in pretesa, la gratitudine in rapacità. Ti aspetto alla prossima puntata per un nuovo capitolo di questo viaggio nelle profondità del mito e dell'animo umano. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Lascia un like e condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità. Ti è piaciuto questo episodio? Condividilo a chi potrebbe apprezzarlo. È il gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te.
Vuoi essere parte ancora più attiva? Su Tipeee puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione. Ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.